Terminata poco fa la conferenza stampa del mister Christian Chivu alla vigilia di Inter Slavia Praga, i nerazzurri tornano domani sul palcoscenico europeo e lo fanno questa volta tra le mura di casa per la prima volta in questa stagione. È tornata anche la conferenza stampa del mister pre-partita che come sempre si è lasciato andare ad un po' di dichiarazioni dalle quali possiamo trarre qualcosa e anche un indizio di formazione. È per questo che in questo contenuto, amiche e amici nerazzurri, parleremo appunto delle dichiarazioni del mister Christian Chivu e cercheremo di fare il punto su quella che potrebbe essere la formazione titolare di domani a San Siro. Prima di partire però, come sempre, io vi ricordo di continuare a sostenere il progetto Passione Inter con un like al video, l'iscrizione al canale e soprattutto passioneinter.club, il nostro club di Passione Inter con tantissimi nerazzurri da tutto il mondo e siamo qua anche per le grandi occasioni. Domani l'Inter torna in Champions League e quindi ci ritroviamo come sempre qui su questi canali. E allora dicevo, domani sera per la prima volta San Siro si accende per una grande occasione come appunto il match di Champions League con i nerazzurri che accoglieranno lo Slavia Praga, avversario che ritroveranno per la terza volta sul palcoscenico europeo perché insomma si sono già affrontati in Champions League nella fase a gironi della stagione 2019-2020 con un pareggio proprio all'andata tra le mura del Meazza e un successo invece per i nerazzurri al ritorno, gara vinta 3-1. Slavia Praga che attualmente è secondo nella Liga ceca con tutti i risultati utili perché sono 7 le vittorie e 3 pareggi ed è reduce esattamente come l'Inter da una vittoria per 2-0. Quindi una squadra che può rivelarsi, lo ha detto anche oggi in conferenza stampa il mister, molto molto insidiosa. Mister che proprio per la gara di domani dovrebbe, ecco, così optare per una bella rivoluzione, o perlomeno si parla di una mini, rivoluzione, di un turnover insomma, rispetto a quello che avevamo visto contro il Cagliari e un po' anche rispetto a quello che avevamo visto all'esordio contro l'Ajax. Adesso metteremo un po' le formazioni a confronto. Innanzitutto una cosa importante che ha detto il mister in conferenza stampa relativamente proprio a questo discorso, dei titolari, non titolari e quant'altro, Chivu dice una cosa importante secondo me, di grande impatto, che ci fa capire anche un po', quella che è la gestione di Chivu, anche se qualche indizio l'avevamo già avuto in queste prime giornate. Lui dice: "Per me valgono 22 titolari, cioè non si parla di un 11 titolare e di subentrati, ma per me sono 22 titolari ed è giusto che ci sia alternanza ed è giusto che io sia in grado di gestirli tutti e di dare fiducia nei momenti giusti a questi giocatori." Ed è un po' quello che sta facendo perché, Chivu è riuscito a ribaltare un po' quelle che sono le gerarchie, sta dando fiducia ai giovani, sta dando fiducia a diversi giocatori e questa è un'indicazione molto importante appunto su quella che vuole e che sarà la gestione di Christian Chivu della rosa e anche la squadra a tal proposito mi sembra comunque rispondere bene, perché i titolari continuano a fare quello che devono e invece i giovani, i nuovi innesti stanno dando dei segnali importanti. Quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. Detto questo, riguardo domani, così arriviamo subito alla sfida di domani, Chivu dà un solo indizio, come anticipavo all'inizio di questo contenuto, sul portiere. Dibattito e discussione, insomma, molto così alimentata in queste settimane e diciamo arriva la conferma di quella che è effettivamente, insomma, la gestione di Chivu sul discorso portiere, perché domani, e lo conferma il mister, Sommer torna titolare dall'inizio. Questa è l'unica cosa che possiamo effettivamente confermarvi dalle parole di Christian Chivu e quindi conferma anche la gestione a tal proposito perché finora appunto si è parlato di questa alternanza con Sommer che resta il numero 1 e Martinez che viene chiamato all'occorrenza e che sicuramente si vedrà spesso ed è effettivamente così appunto perché Martinez ha giocato le ultime 2 partite consecutive peraltro in campionato e Sommer torna tra i pali in Champions League come insomma aveva fatto per la sfida contro l'Ajax. Quindi conferma di Sommer
Per la Champions League vedremo se sarà una gestione simil Handanovic-Onana, con il portiere camerunense che era entrato nelle gerarchie proprio cominciando ad avere la titolarità in Champions League. Diciamo che è al contrario quindi, perché in questo caso Sommer continua ad avere la titolarità in Champions e Martinez invece in Serie A. Però diciamo che è una gestione che condivido, perché dà a Sommer la possibilità di continuare ad essere una garanzia nelle sfide tra virgolette più complicate, come possono essere quelle in Champions, e dà a Martinez invece modo di inserirsi, come abbiamo detto più volte, nei meccanismi dell'Inter, soprattutto in vista della prossima stagione. Martinez, che ha fatto comunque il suo esordio già in Champions League lo scorso anno nella gara d'andata agli ottavi contro il Feyenoord, che può trovare spazio anche in Champions League, ma per il momento appunto Christian Chivu sembra voler affidarsi ancora a Sommer per questo tipo di partite. Poi vedremo magari a San Siro contro la Cremonese rivedremo proprio invece Josep Martinez dal primo minuto. Quindi continuo ad essere d'accordo con questo tipo di gestione da parte di Christian Chivu. Sul discorso formazione gli viene chiesta anche un'altra indicazione su Bissek, perché è un giocatore che praticamente non stiamo più vedendo in campo, e il mister ha risposto semplicemente che sta bene, che si sta allenando bene e che prima o poi lo rivedremo in campo. È rimasto molto vago, è una risposta, sinceramente non mi aspettavo nulla di diverso. La domanda che ci poniamo è: vediamo quando lo rivedremo. È anche vero che comunque Akanji in questo momento, come abbiamo sempre detto, ha bisogno anche lui nonostante la grande esperienza di questo giocatore, ha bisogno di capire un po' i meccanismi Inter, e quindi è forse anche per questo che Bissek sta trovando meno spazio in queste giornate. Per quanto riguarda il resto della formazione, come dicevo, sono previsti un po' di cambi rispetto all'ultima partita contro il Cagliari, perché dovrebbero appunto tornare titolari, oltre a Sommer in porta, anche Acerbi in difesa. Sulle due corsie, quindi sia a destra che a sinistra, Dumfries e Di Marco, e Sucic teoricamente in mezzo al campo al posto di Mkhitaryan, con Frattesi che continua ovviamente a scalpitare. Quindi dovrebbero rimanere fuori rispetto alla formazione contro il Cagliari Josep Martinez, De Vrij, Luis Enrique, che abbiamo visto dall'inizio contro i sardi, Mkhitaryan e Carlos Augusto. C'è poi un discorso ballottaggio in attacco, e qui vi voglio, perché come sempre sono molto curiosa di leggere un po' chi schierereste dal primo minuto, perché c'è anche un Pio Esposito che scalpita dopo il primo gol in Serie A con la maglia dell'Inter, timbrato proprio nell'ultima contro il Cagliari. Potremmo anche pensare di rivederlo magari titolare domani, visto che con l'Ajax c'era lui al fianco di Thuram, ha fatto un'ottima partita peraltro che ci ha dato dei segnali positivi. Chissà che Chivu non decida di appunto riconfermarlo in vista di quello che sta facendo vedere in queste prime giornate. C'è stato un nuovo termine che è stato coniato dalla community di Passione Inter, che mi fa molto sorridere, che è la pila, per definire la coppia Lautaro Martinez-Pio Esposito. Sarà proprio questa la coppia che partirà domani titolare? Lo vedremo. Io non sarei troppo in disaccordo, anzi, perché Thuram comunque è stato spremuto molto in queste prime giornate, e quindi per quanto mi riguarda opterei per ridare fiducia a Pio, che comunque appunto è in un momento positivo, dar modo a Marcus Thuram di riposare un po' e magari sfruttarlo da subentrato, e metterei ancora Pio in coppia con Lautaro Martinez, perché hanno funzionato bene diciamo per una parte di gara contro il Cagliari, e non mi dispiacerebbe ecco rivederli dall'inizio questa volta in coppia. Diciamo che la fortuna dell'Inter quest'anno è di avere tante opzioni in attacco, tante a livello più qualitativo che quantitativo, perché comunque sono 4 attaccanti, ma Chivu può fare affidamento su 4 giocatori di livello, perché per la prima volta, l'abbiamo detto più volte, ci sono delle riserve che sono all'altezza di Lautaro Martinez e Thuram, lo stanno dimostrando con Bonni, che è tra i convocati, così come lo era contro il Cagliari, e quindi può essere sfruttato
come arma a partita in corso ancora una volta, perché Chivu l'ha fatto spesso in questa stagione, anche domani e quindi vediamo. Se dovessi votare io la mia coppia d'attacco titolare, domani sarebbe appunto la Pila più Esposito scusate, più Esposito insieme a Lautaro Martinez. Un'ultima cosa, prima di andare in chiusura, sempre relativamente al discorso, della Champions League e degli obiettivi, c'è stata una cosa che Chivu ha detto e sono in parte d'accordo su questo, perché è stato chiesto sia a Di Marco inizialmente che appunto allo stesso Chivu, quali sono un po' gli obiettivi, visto che l'Inter lo scorso anno è riuscita ad arrivare in finale di Champions League. E quindi appunto tutti noi ci stiamo chiedendo fino a dove può e vuole arrivare quest'Inter. Chivu ha risposto che, insomma la vita gli ha insegnato di rimanere con i piedi per terra e che ha molto più senso guardare, diciamo al prossimo futuro piuttosto che spingersi, troppo in là. Su questo discorso io capisco, perché anche l'Inter di Inzaghi, da quello che veniva raccontato, ragionava un po' partita per partita e questo è sicuramente un vantaggio, perché non ti butti addosso le pressioni o le aspettative. E dall'altra parte io penso che però una squadra come l'Inter debba avere degli obiettivi chiari in testa, soprattutto per capire quale deve essere la gestione, perché abbiamo già visto che, gestire più competizioni lo scorso anno è stato, tra virgolette, "problematico". Per, ecco, evitare questo tipo di problema, credo che comunque sia poi magari loro sicuramente avranno i loro obiettivi e in questo momento Kivu non si sta lasciando andare a troppe dichiarazioni a riguardo, però appunto ribadisco che secondo me gli obiettivi devono essere ben chiari in testa, soprattutto se devi disputare diverse, competizioni. Su questo soprattutto sono curiosa di sapere, cosa ne pensate, ma in linea generale se siete d'accordo eventualmente con quella che sarà la probabile formazione, di domani per Inter Slavia Praga, esordio a San Siro in Champions League per i nerazzurri, quindi vi aspetto nei commenti come sempre e poi ci risentiamo alle 19:30 con la consueta live quotidiana qui sui canali, di Passione Inter. Intanto io lascio un altro video, un altro contenuto, di approfondimento al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast e se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.